Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo video. Allora, questo video è richiestissimo perché vi ho fatto due scatole così su Instagram facendovi vedere questo effetto, questa nail art molto semplice, credetemi, ma veramente ha un effetto molto bello. E qui sto andando a praticamente fare un French incapsulato con la tecnica del muretto, il French inverso. Allora, qui vi dico anche che ho in programma, sto per pubblicare anche un video corso online per quanto riguarda la tecnica del muretto, appunto del French inverso, e questa nail art starà anche in quel video corso. Ora qui giustamente è molto accelerato, è molto lungo, era molto lungo il video iniziale, ma ho tagliato appunto per renderlo più fruibile su YouTube. Quindi se volete informazioni per quanto riguarda i miei video online, vi chiedo di mandarmi una mail. Il mio indirizzo email è giù nell'info box e io vi giro tutte le informazioni. Va bene, qui sto andando appunto a creare il mio nuovo letto ungueale. Sto lavorando su una tip intera, si può facilmente capire. Sto lavorando anche con un nuovo dito di pratica, con un dito in silicone, questa nuova marca di mano finte, chiamiamola così, che ho scovato su Instagram e ve ne sto per parlare. Ve ne ho già parlato su Instagram, appunto. Tornando a Instagram, in alto a sinistra c'è il mio profilo Instagram, venite a seguirmi anche di là perché appunto ci sono le novità, è immediato il contatto che ho con voi. E quindi tornando al dito e alle mani, stanno per aprire uno shop online e sono in Portogallo. Questa ditta è del Portogallo, quindi è in Europa e non paghiamo spese doganali, cosa che purtroppo faremo dal 1° gennaio 2021 perché l'Inghilterra esce definitivamente dall'Europa e quindi la mia vecchia manola, vecchia no, poveraccia, insomma la mia prima manola veniva dall'Inghilterra. E purtroppo hanno preso questa grandissima decisione e quindi tutto ciò che compreremo dall'Inghilterra pagheremo la dogana. E invece questa nuova ditta, che tra l'altro, permettetemi di dire, le mani sono anche più belle, il finish, la finitura finale, veramente queste mani sono bellissime, sono appunto anche più belle. E niente, va bene, giù nell'info box quando apriranno, perché questo video rimarrà ovviamente caricato su YouTube, e quando apriranno il loro shop online io aggiungerò nell'info box il link diretto per questo sito. Comunque nel frattempo vi lascio il loro profilo Instagram, così potete andare a dare un'occhiata se siete interessate a queste dita. Va bene, questo come vedete è un dito singolo, non è una mano, è un dito singolo che trovo comunque molto comodo per fare le nostre prove. Ok, va bene, ho creato, dopo tutta questa chiacchiera, ho creato il muretto, adesso lo vado a limare, lo vado ad aggiustare e niente, ripeto, tutte le spiegazioni ovviamente nel corso online, c'è tutta la spiegazione dettagliata e qui vedete solo una piccola parte. Ok, faccio il mio aggiusto appunto la smile line e faccio tutto quello che deve essere fatto in fase di costruzione del muretto per poi andare a finalmente colorare la parte del French.
Dunque, nel mentre della limatura vi chiedo gentilmente di regalarmi il vostro like se i miei video vi sono utili. Io non so perché è così difficile ricevere dei like. Se i miei video vi piacciono, io vi chiedo gentilmente di lasciare un like. Non vi dimenticate, perché per noi che facciamo i video, creiamo contenuti, è molto importante il riscontro dei like. Non ci si guadagna nulla con i like, se questo è il pensiero di tante persone. Non ci si guadagna nulla con il like, quindi se vi è semplicemente piaciuto il video, noi vi chiediamo sempre di lasciare il vostro like, ma semplicemente perché per l'algoritmo di YouTube un like, i vari like che voi ci regalate, fanno sentire all'algoritmo che il video piace e quindi YouTube decide di metterlo in circolazione più spesso. Quindi è un aiuto che voi ci regalate per far girare di più il video. Tutto qua. Va bene, ho pulito la mia smile line, il mio muretto eccetera, e adesso vado con un colore nero per creare lo sfondo, la base, per poi andare ad applicare il cat eye. Questo è lo 01 degli Aki Off di B-Nail. Invece per il letto ungueale ho utilizzato Hard Nude Rosé, mi sembra, di Moda Unghie. Comunque sì, dopo vado a controllare bene la clip originale dove ci sono tutti i pezzi che voi non vedete, e comunque giù nell'info box vi lascio tutti i link diretti ai prodotti che sto utilizzando. Giù nell'info box sempre trovate i codici sconto anche con le varie aziende, e quindi una volta finito il video, per sapere cosa sto utilizzando, potete aprire giù la tendina dell'info box e andare a leggere un pochino. Ok, quindi faccio uno strato neanche troppo spesso di nero, vado con un pennello liner per delineare abbastanza bene la smile line, ma non è importantissimo stare attentissimi, perché appunto nel momento in cui poi vado a limare il mio French sarà pulitissimo, anche se io adesso vado a sporcare sopra il French. Quando lo andrò a limare, sopra il French volevo dire, sopra il letto ungueale, sopra il muretto, quando poi andrò a limare voi vedrete che la smile line sarà pulitissima. Questo perché appunto c'è dietro una tecnica e per ottenere questo risultato bisogna fare alcune cose. Quindi una volta messo il nero vado in lampada. Uscita dalla lampada vado poi a mettere sopra il nero, come facciamo abbastanza spesso, vado a mettere il semipermanente cat eye, che è un 5D in questo caso, è di B-Nail, è il numero 22, anche qui credo di non sbagliarmi con dirvi che è il numero 22, comunque giù nell'info box c'è il numero sicuro di quello che è. Vado appunto a colorare, a ripassare sopra al nero. Non vado in lampada perché comunque prima devo passarci la calamita. Anche qui con il liner vado bene a fare i miei baffetti, a colorare i miei baffetti, e dopodiché ci passerò la calamita. Per fare questo effetto, praticamente l'effetto che mi fa la calamita in questo caso è questo effetto classico che vediamo adesso, che a me piace chiamare un po' effetto velluto, questo gioco di colore che si muove, insomma l'effetto velluto, l'effetto 5D, non lo so, chiamiamolo un po' come ci pare, ma tanto sì, l'effetto è sempre quello. Quindi prendo la mia calamita. Anche Gaia vi saluta, sì, ho visto. Quindi prendo la mia calamita e facciamo questo semplice movimento, prima da un lato, poi dall'altro, poi da sopra, diciamo dalla cuticola spingiamo un pochino verso la punta e poi dalla punta rispingiamo verso la cuticola. In questo modo appare, ecco qua, appaiono tutte le perlescenze. Non vado in lampada, prendo il pennello liner che ho usato prima, ma vi posso dire che con lo spot è anche più facile fare questo. Sì, amore. Con lo spot è anche più facile fare questo giochino, e con il pennello liner vado semplicemente a fare dei
dei cerchietti, come li vogliamo dire? Dei cerchietti in un unico movimento, una spirale, ecco, vado a fare una sorta di spirale in un unico movimento e ne faccio 2, 3, più grandi, più piccole, insomma dipende dalla superficie di cui dispongo, e quindi semplicemente questo è l'effetto che viene fuori. È bellissimo. È bellissimo, a me piace tantissimo e si possono fare tante cose con questa tecnica. Ovviamente poi vi tirerò fuori tante altre cose e vi riempirò la testa di questo effetto. Poi sono andata in lampada e vado a finire di costruire giustamente la mia struttura. Vado ad incapsulare il French, lo sto facendo con un gel totalmente trasparente. Anche qui mi sembra di ricordarmi che stavo utilizzando l'Easy Builder Clear Violet di Michelle, ma ripeto per l'ennesima volta, giù nell'info box ci sono tutte le informazioni. Faccio una doppia passata perché prima mi copro per bene con uno strato sottile tutta la superficie del French e poi con la seconda finisco di costruire e di portare a livello del letto ungueale, perché se no poi andando a limare comunque la parte del French sarebbe stata comunque più bassa del letto ungueale. Va bene, vado in lampada e poi comincio a fare la limatura che è quella di sempre. Quando fate i miei corsi vi insegno ovviamente anche tutta la fase della limatura. Di nuovo email giù nell'info box per info sui corsi, e qui ecco quello che vi dicevo: quando andiamo a limare andiamo a pulire la smile line e anche dove ho sporcato con la lima io vado a togliere, diciamo, quello sporco e mi viene fuori la mia smile line perfettamente disegnata, perfettamente incastrata nel letto ungueale. Faccio tutta la limatura, una bella bafferata come sempre e praticamente ho finito, ma prima di mettere il sigillante, siccome con la lima può succedere di andare a togliere un pochino, aggiustando bene i laterali, può succedere di andare a togliere un pochino di colore nel baffetto, nei nostri punti A e B. Prima di andare a mettere il sigillante, semplicemente con il nero, ovviamente puliamo dalla polvere, neanche a dirlo, spazzolino e cleaner per me è il modo migliore di pulire da tutta la polvere. Prima di andare con il sigillante, appunto, con il liner e con il nero che ho usato prima, vado semplicemente ad aggiungere un puntino di colore, a sistemare il baffetto che insomma non mi piaceva, e vado in lampada e dopodiché sigillo, e questo è il risultato finale. Mi piace, voi lo sapete, quando una cosa mi piace ve la faccio in tutte le salse, in tutti i modi, in tutti i colori. Spero che anche a voi piaccia. Se ricreate questo effetto fatemelo sapere anche su Instagram, taggatemi nelle vostre storie. Questo effetto si può fare anche in superficie, ovviamente, quindi possiamo fare un'unghia tutta nera, tutta completa, e poi andare a disegnare sopra questo effetto e poi andare a sigillare, perché questo effetto non crea spessore, quindi tranquillamente lo possiamo fare anche in superficie, come più vi trovate meglio. Quindi ripeto, se vi è piaciuto questo video regalatemi il vostro like, iscriviti al canale così non ti perdi nuove uscite, vieni a seguirmi su Instagram valentina.m77, in alto a sinistra lo vedi scritto. Io vi mando un bacio enorme, vi ringrazio sempre tantissimo per stare qui con me, siamo diventati veramente tanti, io non so come ringraziarvi. E questo è il risultato finale. Adorissimo. Sono sicura che anche a voi piacerà, anche perché soprattutto è un effetto facilissimo, è molto facile da fare, avete visto, non ci vuole assolutamente nulla. Io che non sono brava con il disegno manuale ci riesco, quindi se ci riesco io ci riuscite anche voi. Vi ripeto, con lo spot è ancora più facile secondo me, quindi se ci provate fatemelo sapere. Un bacio enorme, grazie per stare qui con me, ci vediamo in giro per i social e ciao!